Cari colleghi, buongiorno, sono Marco Tibaldini e sono il progettista di questo modulo didattico dedicato alle tribù di raccoglitori e cacciatori del Paleolitico. Questo, tra tutti i nostri moduli, è il più articolato da preparare perché ci richiede di tagliare le carte in anticipo e portarle a scuola già tagliate e organizzate, avendo cura di tenerle separate a seconda dell'ambiente naturale a cui fanno riferimento. Per aiutarci in questo compito abbiamo preparato delle schede. In questo caso dobbiamo tagliarle con il taglierino in corrispondenza della linea tratteggiata e incollarle su di una pagina bianca, in modo che questo taglio diventi come una tasca in cui andiamo a inserire le carte da gioco, che sono divise in 3 mazzi. Per ciascun ambiente che abbiamo riprodotto abbiamo preparato un mazzo da 9 carte che devono essere tagliate e inserite nella tasca corrispondente, avendo cura però di metterle a faccia all'ingiù, in modo che i nostri alunni non vedano che carte andranno a pescare. Le carte sono grosso modo organizzate a seconda della fauna, flora e risorse naturali. Tuttavia, nel mazzo centrale relativo alle risorse naturali troviamo anche un lupo, perché passeggiando per la foresta, alla ricerca magari di legno o pietra, poteva comunque sempre capitare di imbattersi in un lupo. In questo gioco il docente rappresenta la natura. Tutto quello che volete far accadere può accadere e siete anche i giudici di gioco, quindi qualsiasi cosa ritenete lecita può essere fatta, qualsiasi cosa ritenete non regolare non fa parte del regolamento, a vostra scelta. Una volta arrivati in classe creiamo delle isole di lavoro e disponiamo su ciascuna di esse le nostre squadre. Dopodiché il materiale lo teniamo sulla cattedra e diamo un tempo di 4 minuti alle nostre squadre per immaginare di essere delle tribù che devono sopravvivere nel Paleolitico e che possono compiere 3 azioni per ciascun turno. Terminato il tempo di riflessione, ogni squadra ci deve dire quali sono le 3 azioni che vuole compiere, come ad esempio cacciare, pescare, raccogliere. Quando vogliono andare a cacciare, che sarà la prima cosa che cercheranno di fare, devono pescare una carta dal mazzo corrispondente. Pescheranno delle carte che rappresentano la fauna che avremmo potuto trovare in quell'ambiente durante il Paleolitico. Ogni animale ci può sfamare per un certo numero di turni che corrispondono più o meno alla difficoltà con la quale dobbiamo cacciare quell'animale. L'elefante ci sfama per 3 turni, ma ovviamente è molto più difficile da cacciare rispetto al suino. Andando a caccia possiamo trovare degli erbivori oppure anche il leone. Il leone non è un animale che noi possiamo cacciare, anzi è lui che caccia noi. In questo caso non possiamo mangiarlo, anzi dobbiamo cercare di fare il numero più alto possibile con i dadi, perché altrimenti se facciamo un numero inferiore a 7 lanciando un dado uccide un membro della nostra tribù. Se facciamo un numero inferiore a 4 ne uccide 2. Quindi cominciamo a mettere a fuoco il meccanismo della caccia. Bisogna lanciare il dado, ma essendo che è un dado solo, come si fa a fare ad esempio più di 7 per salvarsi dal leone? Gli alunni intuiranno spontaneamente che con i materiali che trovano nell'ambiente in cui vivono possono creare degli attrezzi, possono quindi sviluppare delle invenzioni e dotarsi della tecnologia giusta per fare ciò che sentono di aver bisogno di fare. Quindi se vanno a caccia, pescano dal mazzo della caccia, se vogliono andare a raccogliere dei frutti o delle bacche, pescano dal mazzo della raccolta, se invece sono curiosi di sapere che cosa c'è nel loro ambiente, possono pescare dal mazzo dell'esplorazione. Quindi ogni mazzo ci dà delle opportunità differenti. Anche nel mazzo della flora possiamo trovare però delle carte bizzarre come quella dell'erba. Non possiamo mangiarla, però a volte alcuni hanno l'idea di trasformarla in corde di erba intrecciata. Da una cosa apparentemente inutile otteniamo una tecnologia. Quindi gradualmente gli alunni capiranno che il gioco consiste nel fare un buon uso delle risorse che troviamo nell'ambiente in cui abitiamo
per effettuare le invenzioni tecnologiche di cui abbiamo bisogno per far progredire la nostra tribù. In questo caso, se riescono ad inventare una lancia, hanno un bonus sul punteggio per quando lanciano il dado per difendersi dagli animali feroci oppure quando vanno a caccia. Le invenzioni possibili sono tantissime, le abbiamo corredate di disegni fatti al meglio delle nostre possibilità, in alcuni casi riproducono anche dei veri reperti archeologici, e se ci sono delle carte in questo mazzo è perché almeno una volta sono state inventate dai bambini della scuola primaria, delle scuole primarie, dove abbiamo fatto le sperimentazioni. Se poi vogliamo aiutarli quando cacciano un animale, possiamo dargli delle carte che rappresentano le altre risorse oltre alla carne che ci poteva dare quell'animale. Quella più semplice da contestualizzare è quella delle pelli, perché i bambini immaginano subito di poterle utilizzare per crearsi degli abiti. Il gioco ad inizio partita colloca tutte le squadre nella savana. Questo serve per rappresentare la teoria Out of Africa, secondo la quale i sapiens sono emigrati dalla savana africana a poi gli altri ambienti naturali. Ogni squadra dispone di 8 cartellini rappresentanti i membri della tribù. A inizio partita tutte le squadre, come dicevo, sono collocate nella savana. Tuttavia, noi docenti che rappresentiamo la natura possiamo anche decidere di forzare delle migrazioni, ad esempio prosciugando l'acqua della savana e chiedendo quindi ai gruppi come vogliono fare. Cercano delle altre fonti d'acqua oppure emigrano in altri ambienti. Qualche squadra può pensare di emigrare, ad esempio nell'ambiente della montagna. Siccome noi siamo la natura, se vogliamo possiamo anche far venire l'inverno in montagna. Questo ovviamente poi potrebbe spazientire un po' i nostri alunni, però può anche portarli a porsi delle domande sulla sostenibilità ambientale delle scelte umane. Facendo un passo indietro, bene, abbiamo diversi ambienti, ad esempio savana e costa. In ciascun ambiente abbiamo una fauna locale, che però se viene cacciata troppo poi può esaurirsi. Questa è un'altra delle motivazioni che può portare dei gruppi a scegliere di emigrare, perché non c'è più cibo nell'ambiente in cui abitavano. In questo caso, ad esempio, passano da una savana composta di popolata da un certo tipo di fauna a un altro ambiente dove troviamo un tipo di fauna completamente diverso. Quando migrano da un ambiente all'altro non si possono portare dietro i beni immobili, come ad esempio se hanno trovato una grotta nella savana non se la possono portare sulla costa. Sulla costa troveranno delle altre risorse, quindi ciò che non si può, secondo voi, non si può trasportare, non si trasporta da un ambiente all'altro. Invece le invenzioni, quelle possono portarle con sé ovunque vanno. Il gioco propone 4 ambienti differenti, la savana, la costa, la foresta e la montagna, e ciascuno di essi appunto offre delle opportunità differenti che starà poi ai nostri alunni esplorare. A volte capita che i bambini scelgano di farsi la guerra tra una tribù e l'altra, questo sta a voi decidere se lasciarlo come possibilità o meno. Quelle volte che ci è capitato l'abbiamo risolta facendo lanciare un dado a entrambe le tribù e sommando i punteggi relativi alle tecnologie che hanno inventato. Ogni squadra ha una quantità di cartellini relativi ai membri della tribù che popolano, insomma, da cui è composta, e questi membri della tribù possono aumentare o diminuire nel corso della partita. Alla fine della partita andiamo a individuare la squadra vincitrice. Ogni cartellino del membri della tribù dà 2 punti. Ogni tecnologia inventata dà altri 2 punti, e poi ci sono delle tecnologie particolari che più che delle tecnologie sono degli avanzamenti culturali che danno un punto aggiuntivo, ad esempio per ogni membro della tribù ancora in vita. E
la somma di tutti questi punti va poi a decretare il vincitore di questo modulo didattico. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per aver scelto di ascoltare questa spiegazione e provare questo modulo didattico. Fateci sapere come va, questo solitamente è uno dei giochi che i bambini apprezzano di più e spero che lo apprezzerete anche voi.